Bentornati sul mio canale. Prima di vedere quello che andremo a creare oggi, vi ricordo un'iscrizione che è completamente gratuita. Semplicemente quando vado a caricare delle novità come oggi, resterete in contatto con me, così sicuramente vi verrà l'avviso che sono andata a caricare questo video oppure un altro. Adesso vediamo l'occorrente per il progetto di oggi, poi vi dirò di cosa si tratta. Avete bisogno del metro, di un paio di forbici e dell'uncinetto numero 3. Per quanto riguarda il filato è una novità, non l'avete mai visto sul mio canale, quindi adesso scopriamo le caratteristiche insieme. Questo gomitolo lo trovate sempre su filatidiscount.com. Adesso vediamo come si chiama Positano. Ha la composizione del 70% di cotone, 25% di poliestere e 5 altre fibre. Da utilizzare con i feri 3,5 o 4,5, uncinetto 3, 4,5, 50 grammi per 125 metri. Questo è il colore Fanta, è un bellissimo arancione, poi soprattutto è un must di quest'estate. È un prodotto non molto ritorto, scusatemi, è un po' rustico al tatto, è un cotone di quelli che mi piace a me, l'effetto che viene è molto molto bello. Poi per il progetto che andiamo a fare serve proprio un prodotto che non sia molto ritorto, quindi cotone molto aperto, perché noi andremo a fare degli shorts e adesso già lo vedete molto aperto, però immaginate il fatto che quando vengono lavati le fibre si aprono ancora di più, quindi ci serve un prodotto, scusate, che abbia questa caratteristica di riempire leggermente i vuoti tra un punto e un altro, e così non dobbiamo andare a foderare il nostro progetto. Infatti io i shorts non ho alcuna intenzione di andare a foderarli. Questo è il colore Fanta e io vado a utilizzare anche il colore beige, se non ero, purtroppo la cartina l'ho persa, però lo trovate sicuramente sul sito, poi vi metterò il link dei prodotti diretti. Sono bellissimi questi gomitoli, sono da 50 grammi, ci sono 120 metri, una buonissima resa. Adesso prendiamo l'uncinetto e iniziamo subito il nostro progetto. Prendete l'uncinetto 3, andiamo a fare il cappietto iniziale, il nodino, in questa maniera, e adesso andiamo a fare 10 catenelle più una, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, più una che ci serve per iniziare il lavoro. Entriamo in quella precedente, facciamo un punto basso e una catenella. Caricate l'uncinetto e andiamo a fare altre 9 mese maglie. Questo è il nostro bordo superiore, che lo potete fare più largo o meno largo rispetto a me. Io ho intenzione di non utilizzare né bottoni né elastici né cordini, qualcosa per legarli, quindi sarò molto fissa nel ricrearlo. Non vi preoccupate, capirete tutto il procedimento. Se lo volete ancora più chiuso come trama, dovete diminuire l'uncinetto, quindi andare col 2,5. Però essendo un prodotto che si apre, non è molto ritorto, avrete leggermente un po' più difficoltà, ma sicuramente il lavoro sarà ancora più chiuso. Arrivate a fare anche l'ultimo punto e girate il lavoro. Tirate un po', prendete la costa dell'ultimo punto lavorato, vedete che non facciamo il punto catenella per girare, prendete il filo, avete 2 asole, quindi un punto basso e una catenella. Caricate l'uncinetto, adesso entrate nella costa dietro e andate a lavorare altre 9 maglie alte, quindi per un totale sempre di 10. Scusate, 9 mese maglie. Così facendo noi andiamo a creare un bordo elastico che ci aiuta a indossare i nostri shorts. Quindi per tutta questa striscia noi andiamo a fare semplicemente delle righe di andata e di ritorno a mese male in costa dietro. Così facendo il lavoro risulta
elastico e ci è facile da indossare. Ok, adesso vi dico anche un po' di indicazioni. Premetto che sarà un progetto molto molto personalizzato, fantastico nell'indossarlo perché ci rispecchia tanto nel indossarli proprio, quindi saranno dei pantaloncini molto aderenti, almeno nel modo in cui li faccio io. Poi se li volete leggermente più larghi, tipo a zampa d'elefante, vi dirò anche come cambiare. Intanto andate a fare questa striscia per tutte le righe necessarie ad arrivare ad andare intorno ai vostri fianchi o comunque nella parte più larga quando le andiamo a indossare. Per quanto mi riguarda sono i fianchi, quindi voi andate attorno e andate a fare tutte le righe necessarie finché arrivate a quei centimetri, oppure se non avete i centimetri semplicemente ve la mettete addosso bella tesa, non deve essere molto lenta ma proprio tesa, quindi quando tirate deve essere proprio tesa, e quando si chiude vi fermate. Ok, adesso vi faccio un attimo una grafica così capite dove vi fermate. Allora, voi questa strisciolina di andata e di ritorno a mesa maglia dovete andare a indossarla qui, quindi nel punto più largo, vedete, e deve essere molto molto tirata. Quando siete arrivati a questo punto vi chiudete, che vi farò vedere come si fa, e poi andiamo a lavorare la parte dei shorts. Per quanto mi riguarda non saranno molto lunghi, però lì sta a voi decidere. Dopo andremo a riprendere questa striscia e il lavoro sarà leggermente diverso perché non sarà più verticale ma in orizzontale. Quindi per quanto mi riguarda anche sarà un shorts molto aderente, poi vi darò le indicazioni su come farli leggermente più larghi. Mi raccomando, quando iniziate e finite la riga, di non mangiarvi i punti. Guardate qua, nell'ultimo punto che ho fatto, ve lo smonto così vedete. Non finisce qui. Voi vi dovete ricordare che avete anche il punto basso e la catenella da lavorare. Quindi mi raccomando, perché con la mesa maglia è molto molto facile sbagliare. Per me questo è solo un campione perché io il pezzo originale l'ho già fatto. Intanto, dopo che avete fatto tutto il necessario per arrivare alla vostra circonferenza, quindi qua vi ho già rifatto la grafica, quindi questa qui, non vi do i centimetri perché ogni fisico cambia da sé. A questo punto semplicemente chiudete la strisciolina, non cambia da che lato perché comunque sia è un lavoro dove i lati sono uguali identici. Fate un punto catenella per chiudere questa riga, entrate in una costa ed entrate semplicemente sulla catenella iniziale, ok, e andate a fare delle maglie bassissime, quindi entrate nella costa esterna come sempre, prendete anche il punto rispettivo dell'inizio della striscia e andate a fare dei punti bassissimi. Di conseguenza i punti saranno 10. Mi raccomando che siano larghi, cioè non deve stringere. Adesso io vado a fare questa cucitura e poi vi faccio vedere il pezzo originale. Questi sono i miei pantaloncini, quindi questo è il pezzo originale. La strisciolina è molto più piccolina che abbiamo fatto insieme perché è un campione, giusto per farvi capire come si arriva a questo. Quindi vedete che è leggermente più stretta rispetto al pantaloncino, ma perché questa mi serve giusto, che si allarga, giusto per poterla indossare. È normale che se voi avete il dubbio dopo alla fine del lavoro volete metterci un cordoncino, questa è una scelta vostra. Quindi dovete arrivare a questo lavoro qui. Adesso vi faccio vedere come proseguire. Dopo aver fatto la cucitura fate un punto catenella. Adesso dobbiamo riprendere questo bordo che ci serve per avviare dopo il pantaloncino, quindi rientriamo sempre lì, andiamo a fare semplicemente un punto basso.
Poi andremo a fare 2 punti bassi per ogni riga, quindi entrate in ogni riga di lavoro, non ha importanza quante sono le righe, e andate a fare 2 punti bassi. Semplicemente entrate così nel lavoro, quindi 1 e 2, 1 e 2. Sono abbastanza facili da individuare, soprattutto quando si tratta del punto basso della catenella. Quindi 1 e 2. Questa è tutta la riga da fare e poi ci andiamo a chiudere qui con una maglia bassissima. Vado a lavorare anche l'ultimo punto, non fa niente se abbiamo un aumento in più, perché comunque sia da adesso in poi i nostri shorts devono comunque essere leggermente più grandi rispetto a questa strisciolina. Quindi punto bassissimo e vado a tagliare il filo, perché io adesso cambio colore. Semplicemente lo nascondo nel lavoro. È normale che con la prossima riga andiamo a nascondere il cappietto. Adesso prendete l'altro colore. Per quanto mi riguarda, la cucitura sarà sul davanti, che poi ci servirà anche per fare degli aumenti, però se proprio non vi piace chiudere la riga sul davanti, la mettete su un lato, ok? Ma io vi farò vedere quello che ho deciso di fare io, poi scegliete voi. Entrate proprio qua dove vi siete chiuse, prendete l'altro filato dove c'è il cappietto già pronto e iniziamo a lavorare con 1, 2 catenelle, caricate, rientrate lì, sapete il metodo per nascondere l'avvio e la chiusura di una riga, e andate a fare una maglia alta, che per quanto ci riguarda è solo una, anche se sono 2, in realtà noi la conteggiamo come una. Caricate l'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta per ogni punto di base, quindi semplicemente andate a fare delle maglie alte, vedete? Adesso continuate tutta la riga, ci ritroviamo per chiuderla. Andiamo a chiudere la prima riga, quindi vado a lavorare anche l'ultimo punto alto, mi chiudo qui, vedete, sulla prima maglia alta lavorata, non sulle catenelle, prendendo il filo, e mi chiudo con una maglia bassissima. Adesso vado a fare 1 e 2 catenelle. Se vedete che queste catenelle sono molto strette, fate così, ne fate 3, ok? Questa riga non deve tirare, perché da qui in poi questo sarà il nostro cavallo, insomma, dei pantaloncini, quindi non deve assolutamente tirare. Girate il lavoro, caricate, rientrate alla base e andate a fare una maglia alta. Caricate l'uncinetto e fate una maglia alta per ogni punto di base. Adesso vi vado anche a spiegare cosa sta succedendo e perché andiamo a lavorare di andata e di ritorno. Le righe da fare così senza aumenti, quindi andate e di ritorno, saranno ben 6. Vi spiego anche il perché, quindi voi lavorate per 6 righe e vi spiego. Allora, noi abbiamo questa porzione qui, di questa qui, dove non dobbiamo andare a fare degli aumenti, e sono 10 centimetri. Quindi tra il bordo alto color beige e 6 righe di lavoro con il colore Fanta, più o meno sono 10 centimetri, e questo vale per tutte, ok? Non conta la taglia, non conta assolutamente niente, quindi 10 centimetri. Cambia, ok, le righe da fare con il Fanta se questa strisciolina è più piccolina o più lunga, però intanto il totale deve essere 10 cm. Dopo questi 10 cm noi andremo a fare degli aumenti che vi farò vedere subito. Quindi questa parte qua vado a fare adesso le righe, che sul pezzo originale sono questi, sono 1 2 3 4 5 6, vedete? E questo è il pezzo, la mia cucitura è qui e questo è il mio davanti.
Questo qua è il cavallo, insomma, dei pantaloncini, si chiama così, no? Quindi questa striscia dritta. Questa striscia deve stare dritta, se no non possiamo fare gli aumenti un po' come ci capita, che se noi andassimo a lavorare in tondo, questa striscia diventerebbe in questa maniera e non avrebbe senso. Di conseguenza siete obbligate a lavorare di andata e di ritorno. Ecco il perché. Ho fatto le mie 6 righe, quindi il totale di 10 cm. Adesso vi devo spiegare un attimo l'aumento, che è molto molto importante. Io l'ho fatto sempre sul davanti e sulla parte dietro. Adesso vi spiego. Praticamente da adesso in poi per altri 20 cm dobbiamo aumentare sia qui sul davanti, sul dietro, scusatemi, sia sul davanti. Gli aumenti sono completamente diversi l'uno dall'altro. Adesso ve lo dico. Voi direte, ma perché 30 cm? Semplicemente io ho preso un paio di miei pantaloni a vita alta che mi vengono comodi, quindi non sono né troppo stretti né troppo larghi. E ho preso la lunghezza, questa qui, del cavallo e sono circa 30 cm. Voi direte, ma io non la voglio a vita alta, la voglio a vita bassa. Non fa niente, questi 20 li tenete da conto, diminuite dai 10. Detto ciò, dobbiamo capire come si aumenta. Allora, noi abbiamo bisogno di un aumento leggermente leggero sul davanti, però molto più importante sul dietro. Insomma, abbiamo il fondoschiena, eccetera, quindi immaginatevi. Prima di tutto vi serve un marcapunti da utilizzare per la parte dietro. Per la parte davanti è molto facile perché io l'aumento lo faccio semplicemente dove apro e chiudo la riga. Dovete mettervi a contare il totale delle maglie alte che avete a questo punto qua, alla sesta riga, e io alla sesta riga avevo 152 punti, quindi ho 75 su un lato, quindi su una gamba, e 75 sull'altra gamba, poi un punto per il dietro, un punto per il davanti, il totale di 152 punti. Andrò a fare la stessa cosa nel modello per farvi vedere come si fanno. Poi per la parte dietro dovete aumentare così 2 maglie alte più una maglia altissima più 2 maglie alte. Davanti dovete aumentare con 3 maglie alte. L'aumento si farà sempre sull'aumento perché la riga è dritta. Nella pratica è molto più facile rispetto alla spiegazione scritta, però vi devo far capire il perché. È inutile che vado a dirvi dividete poi aumentate così che non capite. Soprattutto questo è un fantastico modello da adeguare a ogni taglia, quindi per ogni persona ben specifica. Allora, ho detto all'inizio che il modello è aderente. Se voi lo volete leggermente largo, quindi tipo a zampa d'elefante, vi consiglio di utilizzare questo aumento qui sia per il davanti che il dietro. Quindi sicuramente avete dei pantaloni molto più larghi. Però un modello completamente diverso, quindi magari lo vedremo in futuro. Intanto questo è il modello per farli aderenti. Bene, io adesso vado a chiudere anche questa riga, che è la riga numero 6, insieme a voi. Poi mi metto a contare i punti, uso il marcapunti per marcare la parte dietro. Vi farò vedere come si fanno, poi vi spiego la differenza del davanti e del dietro. Ho concluso la sesta riga, andiamo a fare la prima riga di aumenti. Allora, vado con 1, 2 e 3 catenelle. Girate il lavoro. Caricate l'uncinetto alla base, qui andiamo a fare una maglia alta. La differenza tra queste righe e questa che andiamo a fare adesso sarà nella chiusura, perché prima ci chiudevamo qui sulla maglia alta appena fatta, quindi adesso invece ci andiamo a chiudere sulla maglia alta fatta da catenelle. Quindi questo qua è metà del mio aumento perché saranno 3 maglie alte. La terza andiamo a chiudere la riga, così è più bella da vedere. Adesso andiamo a lavorare, vedete, tutte le maglie alte necessarie, quindi lavorate punto su punto, e
arriviamo al marcapunti, che è questo qua. Praticamente io ce l'ho a 25 maglie alte, però non conta, questo è solo un campione per farvi vedere come dividere i vostri pantaloncini. Quindi voi dovete lavorare tutte le maglie alte necessarie fino ad arrivare al marcapunti. Sono nella prossimità del marcapunti, quindi vado a lavorare anche l'ultimo punto e questo è il punto marcato. Andiamo a fare così. Allora, prima di tutto lo togliete o comunque così vi siete più liberi. Allora, caricate, andiamo a fare una, due, nello stesso punto, maglie alte, caricate 1 e 2, ok, maglia altissima, sempre lì nello stesso punto, quindi 1, 2, 3 scarichi, andate a prendere il marcapunti e la maglia altissima deve essere marcata. Caricate di nuovo sempre nello stesso punto, andate a finire l'aumento con altre 2 maglie alte. Quindi per la parte dietro l'aumento è questo: 2 maglie alte, una maglia altissima e 2 maglie alte, sempre. Adesso semplicemente andate a lavorare punto su punto fino ad arrivare all'inizio della riga, che l'andremo a chiudere insieme, così vedete. Andiamo a concludere la riga, quindi lavoriamo anche l'ultimo punto disponibile. Caricate e facciamo l'ultima maglia alta dell'aumento, che devono essere 3 maglie alte, quindi entrate qui dove ci sono le 2 e andiamo a fare un'altra maglia alta, quindi 1, 2, 3. Vi chiudete, quindi come ho detto non qua ma semplicemente sulla maglia alta formata dalle catenelle. Facendo così, quindi iniziando con 2 punti e finendo con una, noi ci ritroviamo sempre sul punto in mezzo. Di conseguenza questo è il nostro punto di riferimento per le prossime righe, perché noi dobbiamo andare dritte ad aumentare. Quindi andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle, girate il lavoro, caricate, entrate qui alla base dove ci siamo chiusi, andate a fare la maglia alta. Ok, caricate questo punto che è il primo dell'aumento, lo andiamo a lavorare, quindi non lo dovete saltare, l'aumento viene lavorato sempre, vedete? Adesso lavorate punto su punto fino ad arrivare al marcapunti che avete dall'altra parte, quindi fino ad arrivare qui. Praticamente voi aumentate di 2 punti sul davanti ogni riga e di 4 sulla parte dietro, per un totale di 6 punti per riga. Ci ritroviamo al marcapunti, che vi faccio vedere come si fa a fare l'aumento. Mi sono fermata prima del marcapunti perché così vedete cosa dovete lavorare. Allora prendete il filo, lavorate la maglia alta, che è quella già da un po' che ce la portiamo avanti, però andiamo a lavorare anche le 2 maglie alte dell'aumento precedente, non dovete praticamente lasciarle indietro, sono assolutamente da lavorare. Ecco perché è così che diventa, insomma, sempre più largo il nostro lavoro. Togliete il marcapunti, ci ritroviamo sulla maglia altissima. Cosa andiamo a fare? Caricate e andiamo a fare l'aumento formato da 2 maglie alte, 1 e 2, una maglia altissima, quindi caricate 2 volte e scarichiamo 3, e le altre 2 maglie alte sempre nello stesso punto. Il totale è di 5 punti. Da marcare sarà sempre la maglia altissima, quindi non le ultime 2 ma quella precedente. Eccola qua. Andiamo avanti e lavoriamo anche i 2 punti dell'aumento precedente, mi raccomando, non dovete dimenticarvi, vedete? Qui è l'aumento e questi sono i 2 punti. Ed ecco che così dopo
circa 20 centimetri, il vostro pantalone ha la larghezza necessaria per coprire il tutto. Adesso vediamo cosa sta succedendo nella pratica. Nella pratica qui abbiamo aumentato sul davanti e sul dietro e il nostro pantalone, come vedete, non è dritto, cioè non è dritto così, ma è aumentato, non è più dritto. Vedete quanto è aumentato? Bene, succede che sul davanti, non utilizzando la maglia altissima, il pantalone è questo, e i centimetri ve li do subito. Abbiamo circa 23. Sulla parte dietro, che adesso la sistemo, vedete come ci sono queste ondulazioni, sono perfette perché noi comunque dobbiamo, non so se avete presente nei pantaloni che sulla parte dietro a volte sono molto più abbondanti, ecco, praticamente abbiamo 30 centimetri, ok? Questo perché dobbiamo vestire il nostro fondoschiena, che non è dritto come sul davanti, ma c'è la parentesi, no? Allora, la differenza fondamentalmente si dà dal fatto che sul davanti abbiamo utilizzato solo esclusivamente la maglia alta per tutti e tre i punti. Nella parte dietro è molto più lungo perché abbiamo utilizzato la maglia altissima, che ci dà il necessario per riuscire a indossarli bene. Adesso il mio campione va messo da parte, che non mi serve più, andremo a lavorare sul pezzo originale e vi faccio vedere cosa dobbiamo fare nella fase successiva. Dopo aver controllato il lavoro, che i centimetri ci siano e che tutto vada bene, andiamo a unire per creare la divisione per le gambe. Io ho chiuso qua con la maglia bassissima e andrò a fare semplicemente 2, 3, 4 catenelle. Sono più che sufficienti perché mi vengono addosso veramente bene. Andiamo a chiuderci con una maglia bassissima proprio qua dove c'è il marcapunti. Eccolo qua. Scusatemi, mi è scivolato. Allora, il marcapunti lo togliamo perché non riesco a lavorare, quindi adesso non vi serve più. Ci avete le due sezioni. Se noi abbiamo chiuso qui con il giro, dovevamo alzarci e tornare indietro, quindi cerchiamo di mantenere il suo stesso verso. Dopo aver chiuso qua con la maglia bassissima, semplicemente andiamo ad alzarci con 1 e 2 catenelle, rientriamo qui alla base, che alla fine questa volta la contiamo come un punto, non due, e continuiamo nello stesso verso a lavorare. Per quanto mi riguarda non andrò a cambiare punto, quindi terrò sempre il trama di andata e di ritorno, però da adesso in poi, se proprio volete, potete anche lavorare in tondo. Sicuramente l'aspetto sarà completamente diverso rispetto alla parte iniziale, però siccome io questo non lo voglio fare, andrò sempre a lavorare di andata e di ritorno. Finisco questa riga insieme a voi, che vi faccio vedere anche come riprendere i punti sulla catenella. Dopo aver fatto la riga, semplicemente vado a lavorare tutti i punti disponibili fino ad arrivare alle catenelle. Nelle catenelle semplicemente andate a entrare per ogni punto fatto, che sono ben 4. Qui non mi piace questa distanza, quindi adesso io andrò a fare così, farò una mezza maglia perché è semplicemente un punto che si è allargato, e la tengo, entro qui nella catenella e faccio la maglia alta. Vedete, così si è riempito lo spazietto. Quindi 1, 2, 3 e 4. Adesso mi chiudo qui sulla prima maglia lavorata, quindi le catenelle ignoro, a maglia bassissima, carico 1 e 2, giro il lavoro perché io preferisco avere quindi lo stesso trama, e vado a fare una maglia alta, e così via, andate di ritorno a lavorare.
Il marcapunti, quello che avevo tolto, l'ho messo qua. Voi direte, ma perché l'hai messo qui? L'ho messo perché così quando vado la seconda gamba a iniziarla mi ricordo che questo è il verso, vedete? Non l'ho messa da questa parte, ma l'ho messa da questa parte, quindi mi appiccico qui, entro con il filo l'uncinetto e so che questo è il verso giusto. Però non vi preoccupate perché lo andremo a fare insieme, ma vi consiglio di utilizzare questo trucchetto così non dovete stare a pensare ma qual è il lato più giusto, così avete il marcapunti, sapete che questo è il verso più giusto e così il pantalone ha tutto un trama e non c'è una riga al contrario rispetto a quella che dovrebbe essere. Ci ritroviamo a creare la seconda gamba insieme, la prima la vado a finire. Io ho proseguito il lavoro, ho creato quindi la prima gamba, no? E ho fatto anche questa tasca molto piccolina, però giusto per arricchire un po' il pantaloncino, che è un optional. Questa tasca, poi vi darò le indicazioni, ma intanto vi dico che è 9 cm su 10. Poi per quanto riguarda le righe qui da lavorare sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 righe di lavoro, circa 10-11 cm se non ero, adesso lo riprendiamo insieme, 11 e mezzo. Poi ho ripreso il tutto per creare un legame, diciamo, con il colore beige, ho ripreso tutto a punto gambero e risulta anche leggermente più rigido. Adesso riprendete l'uncinetto, mettete pantaloncini nella giusta direzione. Se vi ricordate, io ho messo il marcapunti nel lato in cui devo iniziare a lavorare, quindi devo iniziare a lavorare da questa parte. Come ho detto, io devo andare in questo verso, quindi qua ci sono le 4 catenelle, entro qua in una delle 4, ho già preparato il punto catenella che è qui, lo prendete e andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle, dovete caricare, rientrare alla base delle 3 catenelle e fare una maglia alta, che queste due insieme formano comunque solo un punto. Poi caricate e andate a fare anche un'altra maglia alta nella seconda catenella e qua ce ne rimangono 2 da lavorare quando chiudiamo la riga. A questo punto non dovete fare altro che lavorare punto su punto, quindi entro qui che è il mio primo punto e vado a lavorare semplicemente delle maglie alte. Dopo aver lavorato tutte le righe necessarie, che sono 13, riprendo in mano il colore beige e vado sempre a iniziare in mezzo, così si nasconde proprio l'avvio, e vado a fare una riga di punto gambero. Come si fa? Allora, prima di tutto iniziamo. Io ho già preparato qui l'asola, vado a fare un punto catenella e invece di andare a lavorare verso la parte sinistra, ok, in avanti, vado indietro, semplicemente entro con l'ago nel punto prima, prendo il filo, tiro su e chiudo. È come fare un punto basso, ma invece di andare nel verso giusto andiamo nell'altro verso. Prendo il filo e lo tiro, quindi non andiamo verso sinistra, andiamo indietro, entrate nel punto successivo, prendete il filo e chiudete. Questo è il punto gambero. È normale che se non vi piace il punto gambero, per ridefinire un attimo i pantaloncini potete usare qualsiasi punto ventaglio, una riga di punto basso, dei fiorellini, insomma decidete voi come personalizzare i vostri pantaloncini. Io adesso continuo, finisco questa riga, ho finito di lavorare i pantaloncini e desideravo decorarli un attimo con delle tasche. È la prima volta che faccio delle tasche sui due pantaloni, quindi come punto di riferimento ho preso dei miei pantaloni. Allora, la distanza, qui è la riga in mezzo, qui ho preso sui 5 cm e nella parte in basso più o meno 9-10, così risulterebbero dritte quando vengono indossate più o meno. Comunque,
Per crearle è molto facile. Io, per non allargarle troppo, ho deciso di fare una parte di andata e di ritorno come la parte in alto, ok? Quindi ho caricato 10 catenelle più una per andare a lavorare, ho lavorato a mesa maglia bassa e ho fatto 9 righe. Dopodiché ho ripreso e ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 righe. E la tasca è finita per quanto mi riguarda. Vedete, questa è la seconda che è finita. Poi semplicemente bisognerebbe andare, quindi qui sulle righe, metterla più o meno a 5 centimetri, mettiamo il metro, sono 5 centimetri, quindi in questa maniera. E per quanto riguarda la parte in basso ho detto 10, ma in questo caso sono 11, perché comunque sia nel cucirla tende comunque a girare. Qui è la parte in basso, quindi devo leggermente tirarla ancora un po', sono circa 11. Poi dovete prendere un ago da lana per broccarla, ok, e ago e filo andare a cucirla tutto attorno. Io ho fatto in questa maniera, sono entrata in ogni punto, qui dove ci sono dove ho finito il lavoro praticamente, e invece qui ho fatto 2 punti per riga. Poi, come vedete, si apre in questa maniera, e la prima volta, come ho detto, che le faccio, spero di averle fatte bene, perché comunque quando vengono indossati devono stare abbastanza dritte. Caso mai non fosse così, la prossima volta imparerò un'altra tecnica, però questa è una cosa aggiuntiva, non c'è bisogno che lo fate, oppure se preferite le potete fare sul davanti. Io ho preferito farle sulla parte dietro. Adesso vado a cucire anche questa, ci ritroviamo per la parte finale, ed eccoli qui finiti. Io spero tanto che vi piacciono, io li trovo comodissimi. Sicuramente se avete difficoltà e non li volete fare così tanto alti, potete fare anche un cordoncino da inserire. Come vedete, la predisposizione che hanno i pantaloni eccetera nel crearsi sono veramente perfetti, quindi l'aumento funziona molto bene. È sicuramente leggermente più largo rispetto a quello che avevo pensato, però se volete potete anche diminuire ogni tanto, fate una diminuzione e vi verranno leggermente più stretti. Però credo che con il caldo l'ideale è quello di stare comodi, di non avere troppa roba appiccicata addosso. Questi sono comodissimi, li vedo benissimo per le passeggiate estive, li vedo bene per diverse occasioni. Sicuramente vi consiglio di usare un uncinetto abbastanza chiuso, piccolino, se cambiate filato, perché importante è che il trama non sia molto rarefatto. Io non li ho ancora lavati, sicuramente dopo averli lavati le fibre tendono a chiuderli ancora di più, però come vedrete dalle foto non si vede niente, quindi sono ideali da indossare per qualsiasi occasione. Bene, io non mi resta altro insomma a me che leggere i commenti e vedere se vi piacciono anche voi. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto.